Benvenuti nel primo episodio di questa nuova serie dedicata a Tales of Evil. Per immedesimarci ancora di più nello spirito di Pizza Investigation, dobbiamo dare vita a questi personaggi, quindi eccoci qui con il primo dei tutorial. Oggi vediamo come dipingere Daphne Davis. Prima di iniziare, vi ricordo come sempre di lasciare un like per farmi capire che questa serie vi interessa e di iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi video. Detto questo, cominciamo subito! Dopo aver realizzato il primer, come vi ho mostrato nel video che trovate in descrizione, iniziamo a stendere i colori base, cercando di ottenere uno strato leggero ma uniforme. È una consistenza perfetta sia per i colori iniziali che per gli strati di sfumature che faremo dopo. Per capire quanto diluire i colori, vi consiglio di fare una prova sulla tavolozza o su un foglio di carta. Se estendendo il colore riuscirete a lasciare un velo uniforme e leggero, la consistenza è quella giusta, mentre invece se il colore tende a accumularsi all'inizio o alla fine della pennellata e lasciare zone scoperte, significa che è troppo diluito. Gli indumenti di Daphne sono piuttosto semplici, quindi sarà importante arricchirli il più possibile con alcuni piccoli dettagli, ma per ora limitiamoci a delineare l'intera gamma cromatica che useremo sulla miniatura. Io ho scelto di attenermi alle schede dei personaggi, ma nulla vi vieta di cambiare o personalizzare gli indumenti. Per quanto riguarda gli occhi, stendiamo una prima base di azzurro in tutto l'incavo, dato che alla fine andremo a delineare meglio la pupilla. La croce di Hank l'avevo inizialmente dipinta tutta di nero, come se fosse interamente metallica, ma successivamente mi sono accorta che era più sensato differenziare il bastone di legno. Se preferite, per comodità, anziché simulare l'effetto metallico, potreste usare un colore metallizzato. In questa fase potreste anche decidere di dare una prima passata di colore alla basetta, come vi ho mostrato in altri video, ma io qui non l'ho fatto perché ero indecisa se farla semplicemente nera o sperimentare qualcosa di colorato. Una volta conclusi i colori base, possiamo passare alla fase successiva, ovvero lo shade, per il quale io ho scelto un colore molto scuro che accentuasse i contrasti. In generale, è utile cercare di lasciare lo shade abbondante nelle zone destinate all'ombra e levarne un po' con il pennello dalle zone più illuminate. Lasciamo asciugare perfettamente e siamo pronti per dare vita a questa miniatura. Iniziamo schierendo leggermente il blu che abbiamo usato per i pantaloni, aggiungendo un po' di questo azzurro. Se non l'avete, potreste cercare di ottenere un colore simile schierendo con una punta di bianco. Con il colore ottenuto andiamo a delineare grossolanamente le zone colpite dalla luce. Come vedete, io ho steso il colore tutto con delle piccole pennellate oblique, questo per cercare di dare per quanto possibile una sorta di texture al tessuto dei jeans. Per ottenere un risultato che mi convincesse ci sono voluti diversi passaggi, soprattutto perché volevo che la transizione tra luci e ombre fosse omogenea e credibile.
Dato che si tratta di semplici pantaloni, è importante cercare di renderli interessanti giocando con la luce e creando senza paura zone di ombra ben visibili. Anche qui ci ricolleghiamo al colore che deve avere la consistenza di un velo leggero, così da permetterci di fare diversi strati per raggiungere un bel risultato senza la paura di creare spessori indesiderati. Una volta identificate le luci, possiamo usare il colore di partenza dei jeans per sfumarne i contorni. Man mano che ci si impratichisce con queste tecniche, è utile anche capire dove è necessario fare sfumature impercettibili e dove invece vale la pena di creare degli stacchi netti, magari in presenza di ginocchia, pieghe del tessuto o altri elementi voluminosi. Con l'azzurro che abbiamo usato prima, stavolta puro, passiamo ad enfatizzare alcuni punti specifici che dovranno spiccare rispetto al resto. Se il risultato che state ottenendo non vi piace, tranquilli, avere il colore usato prima vi permetterà di sistemare e se necessario ricominciare, ma il mio consiglio è di sperimentare e in caso sbagliare, piuttosto che andare sul sicuro e non uscire mai dalla zona di comfort. Sempre con l'azzurro possiamo dare risalto alle cuciture laterali con delle linee intere o volendo dei piccolissimi tratteggi, così come creare dei volumi nel top che fuoriesce. Passiamo quindi alla felpa, che avrà come tratto distintivo delle linee orizzontali. Per questo ho cercato di creare volume tra le pieghe del tessuto con alcuni toni più chiari di quello di partenza, ma senza schiarirle troppo. Aver steso il colore leggero all'inizio ci permetterà di conoscere subito le zone illuminate, facilitandoci di molto il lavoro. Come abbiamo già visto, una volta create le zone chiare, usiamo il colore di partenza per sfumarne i contorni. Una volta che sarà perfettamente asciutta, potremo passare ad arricchire la felpa. È un passaggio che potreste decidere di omettere se non vi sentite ancora molto sicuri, ma il mio consiglio è quello di provare. Magari potreste fare meno linee o più spesse,
Ma l'importante è provare e sperimentare qualcosa di nuovo in cui non vi sentite sicuri e in cui ci vuole pazienza e precisione. Ci sono comunque alcuni piccoli accorgimenti che ci possono aiutare. Potremmo per esempio disegnare una prima traccia delle linee con una matita molto leggera, oppure allenarci a tracciare le linee con il pennello su un foglio, così da capire che pressione esercitare sulla punta per essere precisi. Potreste scoprire che vi trovate meglio a fare la linea a piccoli tratti o magari tutta in una volta. Altro consiglio è quello di usare un pennello sottile, magari lo stesso che avete preso per gli occhi. Io personalmente mi trovo meglio a usarne uno di dimensioni normali, lo stesso che ho usato fino adesso per le lumeggiature, per una questione di serbatoio del colore. Uno più piccolo mi farebbe staccare continuamente il pennello per ricaricare il colore, facendomi perdere il filo. È questione di capire quali strumenti ci sono più congeniali e come sfruttarli al meglio. Vi lascio comunque qualche riferimento per i pennelli che uso solitamente qui sotto in descrizione, così come la lista dei colori. Altra cosa importante per rendere le linee verosimili è quella di assecondare l'andamento del tessuto della felpa e di inclinarle se necessario. Passiamo ora a schiarire la pelle che inevitabilmente si è sporcata con lo shade. Iniziamo dando più luce agli elementi più sporgenti come la fronte, gli zigomi e il naso, ma anche alcune parti di mani e caviglie. Aggiungendo al colore dell'incarnato una punta di avorio, è possibile schiarire il tutto mantenendo il calore della pelle. Con questo tono più chiaro creiamo alcuni punti nei quali si concentrerà la luce. Passiamo quindi ai dettagli finali. Sempre utilizzando il color avorio, questa volta puro, disponiamo 2 minuscoli punti alle estremità degli occhi, sistemando se necessario la pupilla. Con il bianco aggiungiamo alcuni piccoli dettagli alle scarpe come le stringhe, le suole e la punta bianca, tipiche delle Converse. Un marrone più chiaro e freddo rispetto a quello usato per la base ci aiuterà a creare con facilità un effetto legno per il bastone, così come qualche colpo di luce sui capelli da applicare in concomitanza delle zone più voluminose. Ho poi deciso di arricchire il ciuffo davanti con un tono ancora più chiaro, da usare anche in alcune venature del legno. A questo punto avevo accantonato l'idea di creare una basetta colorata per non togliere l'importanza alla figura di Daphne e ho quindi deciso di dipingerla semplicemente con il colore nero. Tra uno strato e l'altro ne ho approfittato per illuminare leggermente la croce di Hank, creando un colore grigio mischiando semplicemente il nero e il bianco usati prima. Ho così illuminato la parte alta degli elementi, sia interni che esterni, facendoli culminare con alcuni tratti bianchi.
Possiamo anche decidere di mettere un leggero rossetto a Daphne, come sulla scheda del personaggio, stendendo uno strato sottilissimo di colore. Per finire, alcuni colpi di luce sui pantaloni e sul gioiello che ha al collo concludono il tutto. Spero che questo video vi possa essere utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se avete trovato difficoltà a realizzare le linee. Se userete questo video come riferimento per dipingere Daphne, fatemelo sapere con un like e iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessuno dei prossimi episodi. In descrizione vi lascio il link ad altri video tutorial, così come della mia pagina Facebook e Instagram, dove pubblico quotidianamente altre miniature dipinte. Ci vediamo alla prossima miniatura. Ciao!